Bentornati sul canale YouTube, ovviamente, di Radio Rossonera per la prima puntata di questa sorta di talk Summer Edition che, esattamente come lo scorso anno, vi terrà compagnia per le prossime 2 settimane, mentre i nostri studi e i nostri uffici dove registriamo solitamente sono chiusi. Oggi, lunedì 5, mercoledì 7, lunedì 12 e mercoledì 14 ci saranno gli appuntamenti appunto con il talk Summer Edition, mentre martedì, giovedì e venerdì ci saranno degli altri appuntamenti, ovviamente obbligo di riscatto tutte le mattine. Venerdì ci sarà Due Fantagenitori sia venerdì 9 che venerdì 16, ma il primo ospite, che sarà anche ospite mercoledì di questo talk Summer Edition, è, dopo qualche settimana di assenza sul canale YouTube Radio Rossonera, per mio grandissimo ed enorme piacere, Giacomo Todisco. Ciao Jack. Ciao Davide, è un piacere anche per me. Ciao a tutti, e a questo punto iniziamo con questa nuova rubrica molto, molto interessante, perché c'è un po' di cose da dire, dai. Sì, ma tranquilla, nel senso, ci facciamo 2 chiacchiere, una decina di minuti, commentiamo un po' quello che sta succedendo, anche perché mercoledì parleremo sicuramente della partita che giocheremo appunto nella notte tra martedì e mercoledì all'1:30 a Baltimora contro il Barcellona. Di mercato non ne parlerei perché tanto già ne parlano obbligo di riscatto al mattino, quindi star qui a dire che per Fofana non è cambiato niente, per Emerson Royal mancano ancora i dettagli su quel milioncino che balla con il Tottenham, per gli altri nomi siamo fermi. Scuffetti, il portiere, non si sa. Di mercato appunto, se il mercato comunque è già stato affrontato, andrei con Milan-Barcellona, perché tra poche ore praticamente, perché tra poco più di 24 ore il Milan scenderà in campo per la sua terza e ultima amichevole della tournée estiva in America, per la sua quarta amichevole dopo quella con il Rapid, e la penultima perché giocheremo anche ovviamente il trofeo Berlusconi contro il Monza martedì sera, il 13 di agosto alle 21 a San Siro. Jack, Milan-Barcellona, che potrebbe vedere una grande novità rispetto alle ultime uscite, che poi forse di novità non si parla veramente di novità, perché qualcosina avevamo già intravisto e potuto capire, ma ormai Christian Pulisic è da diversi giorni in ritiro con la squadra e potrebbe partire titolare in un 4-2-3-1 super offensivo, con Chukwueze a destra, che abbiamo scoperto essere insostituibile in questo pre-season, Pulisic al centro e Rafael Leao a sinistra, che è arrivato in ritiro pochi giorni fa ed è pronto per esordire da titolare. Che tra l'altro Rafa Leao è un grande estimatore di Christian Pulisic come trequartista, l'ha detto anche lui nella stessa intervista, lui che come me evidentemente vorrebbe vedere un attacco un po' più offensivo, con Chukwueze finalmente titolare, con Pulisic che non deve rinunciare al posto per forza perché sa fare tante cose, sa sbagliare su tutto il fronte, e secondo me il 4-2-3-1 in quella posizione lì lui può essere veramente decisivo, perché offre tante soluzioni diverse sia con un esterno dalla parte sinistra come Rafa, che può puntare l'uomo, può creargli il raddoppio, può dargli una soluzione in più sull'esterno, sia con uno come Salma Kers, che invece viene un po' più dentro, viene un po' più a legare il gioco. Insomma, secondo me Pulisic può essere un po' per tutte le stagioni. Stiamo parlando nel talk summer, e a proposito, secondo me Pulisic trequartista veramente può andare bene sia ad agosto che a dicembre che a febbraio, quindi veramente sono contento di questa cosa e spero che venga riproposta più spesso. Ma allora, ne abbiamo parlato tanto su questo canale anche in passato con Mister Bottoni, quando spesso si criticava nella gestione Pioli, no? La tre quarti molto leggera e molto offensiva, Messias a destra, Brahim Diaz al centro, Raffaele a sinistra, con davanti Olivier Giroud. E si imputava appunto a questo tipo di gestione all'interno della partita, si imputava il fatto che mancasse un pochino di equilibrio tra le due fasi, equilibrio magari non tanto dovuto agli uomini che venivano usati, quanto più alla scelta di schierare una tre quarti così, senza il tre quarti fisico
che ci ha fatto vedere Pioli, ma anche Fonseca nelle prime uscite con Loftus-Cheek, ma con un tre quarti leggero come Brahim Diaz. Abbiamo visto nelle ultime amichevoli, però schierato lì, soprattutto nell'ultima con il Real Madrid, Mattia Liberali, che è un trequartista punto, cioè Mattia Liberali è un 10, e quindi siamo portati a pensare che 4-2-3-1 sarà con Pulisic, Chukwueze, Leao dietro a il 9, poi ne parleremo, sarà Jovic o Camarda, con Loftus a questo punto spostato in mediana nel 4-2-3-1. Potrebbe questa soluzione essere troppo, sempre che ovviamente venga utilizzata in determinate partite dove appunto magari l'avversario lo permette? Allora, intanto abbiamo scoperto che si può giocare offensivi con un trequartista vero, un trequartista puro, senza dover lasciare per forza i buchi a centrocampo, senza dover essere sempre per forza troppo sbilanciati in avanti, perché la compattezza che abbiamo mostrato in queste due prime partite, è vero che è sempre il calcio per stagione, tutto quanto. Però qualche segnale arriva comunque, cioè, e non si possono ignorare, ovviamente. Assolutamente, le indicazioni sono proprio quelle di una squadra più compatta, che può giocare più d'insieme, che vede un trequartista che viene più indietro ad aiutare nella manovra e che quindi per forza di cose riesce ad essere un po' più legata come squadra, senza essere per forza sbilanciati in avanti solo perché c'è un trequartista vero. Per quel che riguarda Loftus, io nei due francamente in questo momento fatico a vederlo, per il semplice fatto che io credo che Loftus abbia espresso la sua maggior qualità quando è stato proposto molte volte sulla destra vicino a Calabria, insomma a fare un po' la mezzala. Poi sì, è vero che facendo il trequartista comunque ha avuto degli sprazzi, dei picchi nella sua stagione incredibili, come la partita col PSG, però credo che la sua posizione, il suo ruolo naturale, quello in cui si trova meglio, sia quello un po' più indietro nel campo, ma allo stesso tempo dove non ha dei compiti così importanti come quello che avrebbe se giocasse nei due di centrocampo. Secondo me, se si vuole giocare veramente con 4-2-3-1, serve un centrocampista di un altro tipo e che per forza deve arrivare dal mercato. Sì, perché avessimo ovviamente già a disposizione un mediano con caratteristiche difensive, potremmo già capire qualcosina di più sul possibile utilizzo della mediana. Fofana, che è il principale obiettivo, non è ancora arrivato, anzi non si sa nemmeno se arriverà, perché il braccio di ferro in questo momento tra Milan e Monaco non sembra tendere da nessuna delle due parti, anzi forse un pochino di più da quella dei monegaschi, però ovviamente sono questioni che hanno già affrontato e affronteranno anche domani mattina Enrico Boiani e Giacomo Mirandola a obbligo di riscatto. Vedremo, anch'io non vedo tanto Loftus lì, come non ce lo vedevo forzatamente vicinissimo alla punta o a fare la seconda punta come l'abbiamo visto con Pioli. Loftus è una mezzala che è in grado di occupare tanto campo, ma che allo stesso tempo non può essere limitato ad avere determinati compiti. Vedremo, c'è curiosità ovviamente intorno a questo nuovo Milan di Fonseca, c'è anche un po' di scetticismo, sarebbe strano il contrario, visto che comunque è uno dei ruoli più importanti da rinforzare sul mercato in questo momento, ancora una casella vuota, si parla addirittura di Bennacer e Adli in uscita, ne hanno parlato stamattina, vedremo, è ancora un cantiere aperto come un paio di altre squadre, ma ne parleremo dopo, perché a livello di notizie Adam Bacune e Marco Nasti sono tornati in Italia per allenarsi con Milan Futuro, che ha già giocato un paio di amichevoli negli ultimi giorni, una l'ha vinta, una l'ha persa. Si sono aggregati al gruppo Rafael Leao, Noah Okafor, Francesco Camarda e Kevin Zeroli. Occhio, perché Camarda, visto che comunque ha giocato tanto quest'estate, potrebbe essere sicuramente più pronto di Jovic per giocare da titolare nell'amichevole con il Barcellona. Gli attaccanti sono quelli, perché Colombo all'Empoli, Nasti è tornato, abbiamo solo praticamente Jovic e Camarda, vedremo chi scenderà in campo. Vista la scelta di Liberali con il Real Madrid, io non mi sorprenderei di vedere Francesco Camarda, anche perché Fonseca probabilmente avrà bisogno di vederlo prima di decidere cosa fare durante la stagione. Anche Geoffrey Moncada è volato negli Stati Uniti per essere vicino alla squadra e per accompagnarla in quest'ultimo amichevole, poi la squadra tornerà dopo, penso intorno all'8 al 9 di agosto, tornerà in Italia per il 10 tra la Milanello con Alvaro Morata, con Teo Hernandez, con Mike Maignan, con Tijani Reinders e con Strainia Pavlovic, e lì allora potremmo già cominciare a lavorare finalmente
con il gruppo completo. Un'altra questione secondo me importante riguarda Yunus Musa. Yunus Musa che ha giocato dopo essersi riaggregato al gruppo insieme a Pulisic dopo la Coppa America abbastanza fallimentare dall'America, degli USA. Musa si è aggregato al gruppo con Pulisic, ha giocato 25 minuti circa, forse un po' qualche minuto di più, con il Real Madrid nei due mediani, con compiti completamente diversi rispetto a quelli che gli abbiamo visto l'anno scorso, dove l'abbiamo visto a volte spostato largo a destra, a volte come mezzala, a volte di qui, a volte di là. Insomma, è stata un po' una gestione difficile, chiamiamola così, particolare, se vogliamo dirla quella, un po' così, quella di Yunus Musa. Nella scorsa stagione, secondo me, non lo vedremo mai più da esterno, probabilmente in carriera. Lo vedi nei due, cioè Yunus Musa, ragioniamo per assurdo. Non arriva un centrocampista difensivo con quelle caratteristiche, quindi il Fofana, il Cardoso del Betis non arriva. Non parliamo di Manu Koné perché è un altro giocatore, non arriva. Quel ruolo potrebbe essere occupato, secondo te, per tutta la stagione fisicamente da Yunus Musa? Allora, diciamo che innanzitutto secondo me in quel ruolo lì ci servirebbe qualcuno di già pronto, che abbia già fatto quel ruolo magari per diverso tempo, che abbia già calcato dei palcoscenici importanti. Secondo me il nome di Fofana è quello un po' più indicato, perché è quello più pronto in questo senso. Però al di là di questo, secondo me Musa, a dispetto di quanto se ne dica, se ne legga in giro, è un giocatore che all'interno di un campo da calcio può fare tante cose e sa fare tante cose. Il fatto che poi le abbia provate tutte l'anno scorso è un altro discorso, nel senso che ha giocato veramente, ha fatto anche il terzino di destra, ha fatto l'esterno in 3-5-2, ha dimostrato comunque che il suo lo fa sempre, ha fatto diversi errori, era comunque primo anno in Italia, ma secondo me è un giocatore che ha tante qualità diverse, e l'ha mostrato anche secondo me contro il Real Madrid, perché contro il Real Madrid Musa ha giocato poco, ha giocato 20 minuti, 25, ma comunque ha offerto una buona prestazione, e io sono convinto che se Fonseca sceglierà di puntarci, di lavorarci, nei due lui ci potrebbe assolutamente stare, potrebbe assolutamente ricoprire quel tipo di ruolo. Da qui a dire che possa essere la svolta della stagione, il giocatore chiave che ti può anche non far intervenire sul mercato, questo è complicato da dire onestamente, perché comunque parte un po' indietro, perché nelle gerarchie l'anno scorso non era certamente tra i titolari, prima che poi venisse scoperto Adli, e quindi secondo me può essere assolutamente un'alternativa quella lì, una soluzione più che un'alternativa, perché secondo me in quel ruolo Fonseca può davvero provare a puntarci. Sì, ovviamente il ragionamento era per assurdo, sì. mettiamolo in chiaro, dovesse non prendere il Milan un centrocampista difensivo con caratteristiche magari un pochino più di copertura, di rottura, sarebbe un errore francamente anche abbastanza imperdonabile, viste le mancanze che si sono palesate soprattutto nelle ultime 2 stagioni. Stesso discorso si potrebbe fare per esempio per il vice Morata, se così vogliamo chiamarlo, sempre facendo questo ragionamento per assurdo, ignorando le possibilità di scambi per Abraham con la Roma. Potrebbe, facendo questo ragionamento, non dovesse arrivare nessuno, Okafor potrebbe essere considerato la seconda punta, però anche lì bisogna vedere effettivamente se Fonseca ce lo vede in quel ruolo lì, perché non è una cosa semplice. I compiti che Fonseca richiede a quel ruolo sono compiti diversi, completamente diversi rispetto a quello che chiedeva Pioli. Abbiamo visto Lorenzo Colombo con il Manchester City giocare tantissimo con i piedi addirittura nella nostra metacampo, venendo a cercare il pallone, venendo a cercare di legare il gioco. È un giocatore che non ha quel tipo di caratteristiche, Lorenzo Colombo. Vedremo, perché Musa potrebbe anche partire titolare comunque nell'amichevole di Barcellona. Vedremo in base all'11 che sceglierà Fonseca. Secondo me qualche altra soluzione in più potremmo cercare di capire. In chiusura, Jack, vorrei fare un discorso
un discorso un pochino più generale su come potrebbe andare la stagione, anche qui ragionando, non facendo una griglia, perché le griglie non ci piacciono e la maggior parte delle volte vengono sbagliate anche abbastanza malamente, ci sono dei tonfi abbastanza clamorosi sulle griglie estive, li ricordiamo, insomma, Ricordiamo li molto abbiamo bene. anche, li ricordiamo molto bene. Nell'anno dello scudetto li abbiamo anche tanti presi in giro, insomma, persone, addetti ai lavori che dicevano che il Milan sarebbe arrivato sesto, in realtà poi ha alzato il 19° scudetto. Stamattina guardavo, bazzicavo un pochino tra qualche mio sito che frequento abbastanza spesso e mi sono imbattuto nelle quote di scommesse, insomma, dei bookmakers per la vittoria della prossima Serie A. Ovviamente la super favorita è l'Inter, 1,75, poi troviamo la Juventus di Thiago Motta e di Giuntoli, 4,50, il Napoli 5,50, il nuovo Napoli di Conte, il Milan è quarto quindi nella griglia di bookmakers a 7,50, poi troviamo Atalanta a 20 e Roma a 25. Atalanta a 20, probabilmente la quota sia un pochino alzata dopo le notizie che riguardano Gianluca Scamacca, purtroppo ha avuto un infortunio bruttissimo, mandiamo un abbraccio al giocatore perché dopo la stagione della rinascita purtroppo si è dovuto fermare, creerà anche un problema all'Atalanta che in questo momento rimane con il solo Bilal Touré davanti. Vedremo un po' se andrà a fare qualcosina sul mercato. Si è parlato addirittura di un possibile interessamento per Abraham dell'Atalanta, sono notizie da comunque prendere con le pinze, vedremo, sicuramente qualcosa nei prossimi giorni succederà e potrebbe riguardare questo triangolo, insomma, tra Milan, Atalanta e Roma. Come le vedi queste quote? Io credo che la quota del Milan sia francamente un pochino alta, 7,50, cioè percepisco questa mancanza di fiducia nei confronti della squadra perché ci si aspettava tutt'altro magari dal mercato, perché ci si aspettava un attaccante diverso, un attaccante più giovane, ci si aspettava, visti pochi colpi puntellati che si dovevano fare, ci si aspettava magari che arrivassero un pochino prima. Ci si aspettava già per esempio un centrocampista, ci si aspettava questo, ci si aspettava l'altro, quindi potrebbe essere un pochino influenzata da questa cosa, ma Milan, che è arrivato secondo l'anno scorso, così come Juventus e Napoli, hanno cambiato tutte e tre allenatore, c'è una novità in tutte e tre, secondo me è un pochino sbilanciata, non so cosa ne pensi tu, le quote. Sì, diciamo che ragionando solo sul Milan, la quota è anche un po' figlia degli ultimi mesi che abbiamo vissuto, dagli ultimi mesi di Pioli, di che la squadra sembrava una squadra assolutamente da rifondare, dal fatto che ci si aspettava un altro tipo di allenatore e poi è arrivato un allenatore etichettato come non un top. E poi ovviamente anche le vicende di mercato, perché si è parlato per un mese e passa di Zirkzee, poi è arrivato Morata, che onestamente Morata veniva visto come un piano B perché l'alternativa numero 1 era Zirkzee ed era la preferita da tutti. Magari se Morata fosse stato in piano A fin dall'inizio si sarebbe parlato in maniera diversa, ma al di là di questo il mercato è sicuramente in ritardo, quindi probabilmente anche questo influenza la quota. Detto questo, secondo me la differenza che c'è tra Juve, Napoli e il Milan nelle quote mi sembra francamente alta, francamente troppa più che altro, perché l'abbiamo visto in queste prime amichevoli, per quanto, ripeto, possano contare il giusto, comunque mi sembra che il Milan sia un po' più avanti, un po' più pronto ad affrontare la nuova stagione, per quanto ovviamente abbia dei giocatori diversi da quelli che probabilmente mostrerà durante il corso del campionato, perché molti titolari sono fuori, però la Juve non ha dimostrato in questo momento di essere già entrata nel sistema di gioco di Thiago Motta. Il Napoli sta avendo difficoltà con Conte, non si sa ancora quale sarà il centrale titolare del Napoli, quindi onestamente tutta questa differenza tra Milan, Napoli e Juve mi sembra francamente troppa. Detto questo, sono d'accordo sul fatto che l'Inter invece sia molto più avanti. Ah no, quello sì, non ci piove, cioè la quota dell'Inter è Perché sacrosanta, anzi. oggettivamente, anche solo per come è finita la stagione scorsa, bisogna colmare quella differenza che c'era, ed effettivamente non mi dà, nessuna squadra di queste tre mi ha mai dato l'impressione di aver provato ad avvicinarsi a colmare quella differenza che c'è stata nella scorsa stagione. A maggior ragione loro si sono rinforzati, sono comunque reduci da un ciclo che è stato aperto, perché la finale di Champions, lo scudetto, comunque c'è il rischio che possano veramente ripetersi, quindi l'1,75 secondo me è assolutamente plausibile. Sì, io più che altro la distanza, sempre parlando di quote, ragazzi, non stiamo Sì, valutando nel certo. complesso, stiamo parlando di questa cosa qui, magari la commentiamo, può nascere qualche spunto carino. Per me vincere in Italia il primo anno è molto, 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 molto difficile,
e vedo un pochino una linea di continuità più tracciata tra il Milan che è stato di Pioli e il Milan che sarà di Paulo Fonseca, nonostante probabilmente le differenze a livello di gioco saranno non dico sostanziali, però ce ne saranno parecchie, con una Juventus che passa da 2-3 anni con un atteggiamento difensivo, quello di Allegri, con un atteggiamento un pochino più coriaceo, con poche proposte a livello offensivo, a una squadra di Thiago Motta che probabilmente andrà a ricalcare un pochino le orme del Bologna che abbiamo visto l'anno scorso, quindi lì c'è uno stacco netto. Secondo me la Juventus ha un problema in difesa, ha pochi terzini in rosa perché praticamente ha UEA che potrebbe non essere considerato un terzino, l'ha detto anche Thiago Motta. Cambiaso è l'unico di ruolo, potrebbe giocare Danilo ma comunque a 34 anni. De Sciglio, non so, per me la Juve dovrebbe andare a puntellare, sappiamo quanto è importante la difesa nel campionato italiano. Ha preso Cabal, il pacchetto di centrali con Gatti, Danilo, Bremer, Rugani, che potrebbe andare all'Ajax e sostituire da Cabal, è buono. La vedo male sui terzini che abbiamo visto essere un ruolo importante per Thiago Motta l'anno scorso. Comunque Posch ha fatto un gran campionato, anche dall'altra parte si sono alternati diversi. Ha giocato un pochino Christensen, ha giocato un pochino all'inizio De Silvestri, comunque hanno fatto vedere qualcosa di importante, sono stati molto importanti nel gioco di Thiago Motta. Stessa cosa il Napoli cambia completamente filosofia, e il Napoli ha questo grande punto interrogativo. Sono d'accordo sul fatto che arrivasse Lukaku, comunque un giocatore che già conosce l'allenatore sa già cosa fargli fare, però comunque sono tante le cose che sono cambiate anche a Napoli, quindi non vedo insomma questa discrepanza. Vedo la distanza tra Inter e Milan, non vedo perché il Milan debba essere quotato 3 punti in più rispetto alla Juventus. Noi vi lasciamo con questo primo episodio del Talk Summer. Mi raccomando, nei commenti fateci sapere, sono interessato magari a leggere la vostra, siamo interessati ovviamente a leggere la vostra su questa questione, certo, della fiducia nei confronti della prossima stagione. Se vedete, non dico di fare una griglia, però dove vedete il Milan in questo momento, quindi al 5 di agosto, ipotizzando magari l'arrivo di Fofana, dove lo vedete, cosa ne pensate della differenza dell'Inter super favorita con dietro subito Juventus, Napoli e Milan. Noi ci vediamo, innanzitutto ti ringrazio Jack. Grazie a te Davide, grazie a tutti per averci seguito. E ci vediamo ovviamente. Abbiamo fatto una 20 minuti chiacchierata, secondo me anche abbastanza interessante. Ci vediamo. Sono anche volati. Sì, ci vediamo mercoledì, noi, sempre alla stessa ora, sempre alle 4 sul canale YouTube di Radio Rossonera. Domani mattina obbligo di riscatto. Domani pomeriggio uscirà un video speciale sul primo fantacalcio della community di Radio Rossonera. Non vi spoilerò niente, lo stiamo organizzando io, Andrea Roderi, e anche un pizzico di Giacomo Mirandola. Quindi mi raccomando, domani alle 4 tutte le indicazioni. Giocherai anche tu, Jack, molto probabilmente. Assolutamente. Ci sarà ancora una squadra tua, quindi alle 4 tutto su come fare, iscriversi alla Lega, eccetera, eccetera. Domani, mercoledì mattina, obbligo di riscatto e noi torneremo mercoledì pomeriggio. Però c'è anche un'altra parte molto importante di Radio Rossonera, che è il sito web. Perché il sito web non va in ferie, continuerà ad aggiornarvi 24 ore su 24 su quello che succede intorno al mondo Milan, report dall'America, interviste, notizie di mercato, insomma tutto. Ci sono 8 ragazzi super della redazione del sito che, nonostante il mese di agosto, nonostante il caldo, stanno davanti al computer per portarvi tutte le principali notizie che riguardano il mondo Milan. Quindi mi raccomando, leggete radiorossonera.it. Ti ringrazio nuovamente Jack. Grazie a te, ciao a tutti. E buona continuazione sui nostri canali e a presto.